Chiudi gli occhi e immagina un mondo dove i colori sono troppo intensi per essere veri, dove le emozioni modellano il paesaggio e ogni promessa ha il potere di cambiare la realtà. Bentornati su Zona GDR Avventurieri, io sono Cristian e oggi vi porto un nuovo format di approfondimento sulla vastissima ambientazione dei Forgotten Realms per Dungeons & Dragons quinta edizione. Oggi nello specifico parleremo della Selva Fatata o comunemente detta Feywild. Cominciamo! Apparsa per la prima volta nel manuale del giocatore per la quarta edizione, la Selva Fatata non è un luogo che puoi trovare su una mappa del Faerun. Si tratta di un piano parallelo, una dimensione alternativa al piano materiale che ne occupa lo stesso spazio cosmologico. Per farvi un esempio, laddove sul piano materiale si trova un deserto vasto e arido, nella Selva Fatata potrebbe esserci invece una distesa di sabbia che si trasforma in polvere di stelle ogni notte. I due piani sono connessi dai crocevia fatati, ovvero dei portali che si aprono nel punto in cui i due si toccano. Il Feywild è un mosaico mutevole di stagioni eterne, boschi perenni d'autunno, giardini in fiore senza tempo, tundre glaciali illuminate da aurore perenni. Le regioni cambiano con l'umore degli Archfey o persino con l'intensità di una melodia. Ogni luogo sembra attratto da una fiaba o da un incubo. Potreste passare da uno all'altro senza rendervene neanche conto. Una piccola chicca prima di proseguire. Come già detto, la Selva Fatata appare per la prima volta nel manuale del giocatore della quarta edizione. Infatti, nelle edizioni precedenti di D&D, come la terza edizione, avevano un concetto simile chiamato Piano delle Fate o semplicemente Fairy. Il Feywild è abitato da una miriade di creature incantate, come gli Erengon, umanoidi dalle sembianze di conigli. Alcune delle più note includono megere, fomoriani, berretti rossi, boggles, quicklings, belvedi storcenti, orsogufi, yethounds e pure Trent. Non ci facciamo mancare niente. Poi vi sono gli spiriti naturali, come pixie, sprite, driadi, satiri e corred, che vivono in armonia con l'ambiente. Ma la più famosa è indubbiamente la razza degli Eladrin, una specie di elfi tipica di questo piano. La loro particolarità è che cambiano aspetto e poteri in base alla stagione che incarnano. Spostiamoci ora qualche secolo indietro. Per poter parlare dell'origine della Selva Fatata non possiamo non parlare dei primordiali, esseri il cui potere è paragonabile agli dei. Le leggende raccontano che furono proprio loro a creare rispettivamente la Selva Fatata e la Coltre Oscura, la sua controparte. Secondo le storie mitiche di D&D, soprattutto quarta edizione e alcuni retroscena di Mordenkainen's Tome of Foes, furono i primordiali a plasmare il mondo materiale e i suoi riflessi, compreso il Feywild, prima di essere contrastati dagli dei. Il Feywild nacque quando la magia della creazione entrò in risonanza con le emozioni, generando un piano dove natura e incanto sono inseparabili. Alcuni spiriti naturali, come Titania, Oberon o le principesse fatate, sarebbero figlie della magia primordiale o residui coscienti delle prime ere. Gli elfi hanno origini profonde nella Selva Fatata. Secondo la lore di D&D, gli elfi si sono rifugiati nella Selva Fatata dopo essere stati esiliati dal loro reame celestiale da Corellon, la divinità principale del Pantheon elfico. Secondo la loro mitologia, gli elfi nacquero da una goccia di sangue di Corellon caduta a terra durante una battaglia contro il dio orchesco Grumsh. Durante uno dei loro scontri, Corellon colpì Grumsh con una freccia, facendogli perdere un occhio. Questo evento è celebrato dagli elfi come simbolo della loro superiorità sugli orchi. Parliamo ora dello scisma degli elfi, conosciuto in lingua Eladrin come Eiridia. La Selva Fatata, infatti, fu teatro di divisioni tra gli Eladrin a causa di conflitti religiosi legati al Pantheon Seldarin. Questo portò alla formazione di due gruppi principali, gli Elfi Arborei, che rimasero nella Selva Fatata, e gli Elfi Erranti, che esplorarono altri mondi come il piano materiale. Tra questi oggi conosciamo anche gli Elfi Drow, che si stabilirono nel sottosuolo o Underdark, ma magari parleremo dei Drow in un'altra occasione. Il Feywild è un posto esuberante, instabile e intrinsecamente magico. Nella Selva Fatata il tempo si distorce. Un'ora trascorsa in questo piano può equivalere a un anno in quello materiale, o forse solo a un minuto. La magia non solo è presente, ma viva. Le emozioni forti possono influenzare il paesaggio. La tristezza può dilagare come un vento gelido e appassire un'intera radura in pochi istanti, così come la rabbia può scatenare una terribile tempesta. Quindi, avventurieri, occhio a cosa provate. Un'altra piccola chicca. Il Fey Day
celebrato nella città di Waterdeep, è il giorno dell'anno in cui il velo tra il piano materiale e la selva fatata si assottiglia di più, e cade precisamente il 19 di Kes, ovvero l'equinozio di primavera. Dal punto di vista politico, non esiste una reale organizzazione nel piano, infatti è diviso in domini, i cosiddetti domini del piacere o delle delizie, ognuno controllato da un Archfey, entità immortali, potentissime e capricciose. Due grandi fazioni dominano la selva fatata: la corte Sili, luminosa e apparentemente benevola, guidata da Titania, regina dell'estate, e la corte Ansili, oscura, enigmatica, caotica, legata a freddo, metamorfosi e ambiguità. Essa è governata dalla regina dell'aria e dell'oscurità, la sorella di Titania. Alcuni suppongono sia la stessa Auril, la dea dell'inverno, ma non si sa mai. Entrambe esercitano potere tramite intrighi politici, obblighi di cortesia e ospitalità e giuramenti magici. Un patto fatto nel Feywild ha un peso reale e tangibile. La cultura fatata è regolata da leggi non scritte. Mai mentire a una fata, mai accettare un dono senza offrire qualcosa in cambio e soprattutto mai pronunciare un vero nome ad alta voce. Le parole hanno sempre un certo potere. Alt! Avete forse dimenticato di lasciare un like alla zona? Beh, questo è il momento perfetto per farlo, signori. Inoltre, se volete, potete lasciarci un commento, un vostro feedback e condividere il video con quante più persone possibili. Così ci darete il vostro supporto. Grazie mille. Nel Feywild ogni cosa cela un significato nascosto e ogni luogo custodisce una leggenda. Le avventure ufficiali come The Wild Beyond the Witchlight ci trasportano nel cuore di questa dimensione incantata, in un dominio chiamato Prismer, dove meraviglie e intrighi si intrecciano in una storia che è sia bizzarra che affascinante. Un'altra avventura ambientata in questo piano è The Party at Palisade Hall, che fa parte della raccolta Keys from the Golden Vault. Molte citazioni alla selva fatata compaiono in diverse altre avventure, più brevi e meno conosciute, contenute per esempio in Candlekeep Mysteries, come The Screamer's Tale e Lore of Luru. In quest'ultima, seppur mai esplicitamente citato, vi sono moltissimi elementi che richiamano un ambiente fiabesco che è tipico del Feywild. Se volete introdurre al Feywild i vostri giocatori, ecco 3 possibili spunti narrativi che possiamo offrirvi. Numero 1. Un potente Archfey ha stretto un patto secoli fa con un mortale, e quel mortale non ha mantenuto la parola. Ora i discendenti stanno pagando il caro prezzo. Sogni infestati, sparizioni e maledizioni. I personaggi devono rintracciare il patto originale e forse rivederlo. Numero 2. Qualcuno ha rubato il vero nome di un Fey o di un mortale importante e lo sta usando per controllarlo. I personaggi devono recuperarlo, magari viaggiando tra ricordi, sogni e illusioni, per ricostruirlo. Numero 3. Un dominio fatato si sta spezzando tra 2 stagioni in conflitto, l'autunno contro l'inverno, e il cambiamento climatico sta influenzando anche il mondo materiale. Gli eroi sono coinvolti in una guerra fredda tra le corti. Ricapitolando, fiabe oscure, giochi politici e viaggi attraverso il tempo o attraverso la memoria sono solo alcuni degli spunti di quando si parla di ambientazione selva fatata. Se volete approfondire l'ambientazione o siete semplicemente curiosi, manuali come Mordenkainen's Tome of Foes e Tasha's Cauldron of Everything forniscono ulteriori dettagli su razze, incantesimi e creature legate a questo reame misterioso, bizzarro e affascinante. Se vuoi portare i tuoi giocatori in un viaggio davvero diverso, dove nulla è come sembra e tutto può cambiare, il Feywild è la tua prossima destinazione. La selva fatata è un luogo in cui i sogni prendono forma e le bugie diventano realtà. Ogni passo può essere meraviglia o tragedia, ogni parola un giuramento vincolante. È un piano che mette alla prova non solo la forza, ma anche la vostra immaginazione e il vostro cuore. Ecco fatto, il video per oggi può finire qua. Fateci sapere se avete già esplorato il Feywild o se avete già giocato in questa ambientazione così ricca di sorprese e di fascino. Per quanto riguarda il prossimo video di questo format, andremo a trattare il lato oscuro del piano materiale, ovvero il piano dello Shadowfell. Grazie per aver seguito il video fino a qua, dalla zona è tutto, alla prossima!